Benvenuti in questo nuovo video, dove vi voglio parlare della mafia messinese. In particolare ci addentriamo a Mistretta. Cosca legata a Benedetto Santapaola dei Catanesi, conosciuto a tutti come Nitto, e a Giuseppe Farinella, Don Peppino, del mandamento delle Madonie di San Mauro Castelverde, un mandamento importantissimo delle province di Messina. A Mistretta il capomafia era Pietro Rampulla, l'artificiere, per la sua esperienza con gli esplosivi, ed il ruolo intrapreso nelle stragi di Capaci. Un boss con simpatie di estrema destra e capo dei mistrettini, affiliati della famiglia di Caltagirone, in pieno territorio di Nitto Santapaola, con il quale aveva una specifica direzione criminale. Fu Pietro Rampulla a reperire il tritolo per la strage di Capaci del 23 maggio 1992. Secondo le dichiarazioni fatte in aula di tribunale dal pentito Gioacchino La Barbera, la preparazione dell'attentato per il congegno di attivazione della carica di tritolo avvenne nella casa di Santino Di Matteo, incontrata a Rebottone, ad Altofonte. In diversi incontri in quella casa, tra fine aprile e gli inizi di maggio 1992, partecipavano Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Antonino Gioè e Pietro Rampulla. Quest'ultimo portò in una scatola di polistirolo 2 telecomandi, fatti artigianalmente da lui, dal quale ricavò il radiocomando che fece saltare l'autostrada di Capaci. Il meccanismo era semplice ed efficace, come purtroppo abbiamo potuto constatare. Consisteva da un telecomando usato per i modellini di aeroplanini, perciò anche facilmente reperibile nei negozi di giocattoli. Nonostante l'artigianalità del comando e della ricezione, si è notato come avesse padronanza della tecnica in materia. Pietro Rampulla, l'artificiere, legato a doppio filo con Nitto Santapaola, in Cosa Nostra era considerato una vera e propria autorità. Infatti era considerato in tutte le province siciliane. Nella deposizione del pentito Antonino Calderone, fratello di Pippo Calderone, assassinato nel 1978 dai Corleonesi di Totò Riina, racconta delle grandissime capacità di Rampulla con gli ordini. Ha rivelato agli inquirenti che nell'estate del 1978 il fratello trovò nella sua auto un pacchetto sotto il sedile. Così chiamarono Nitto Santapaola, che era il suo braccio destro. Nitto fece intervenire uno che di esplosivi se ne intendeva. Quest'uomo era Pietro Rampulla. Già a quei tempi era stato implicato per episodi di terrorismo di estrema destra e che quando Rampulla intervenì disinnescò con molta facilità l'ordigno. Tale intervento fece sorgere dei dubbi a Pippo Calderone, il quale racconta al fratello che una tale conoscenza dell'ordigno poteva significare che quello ne era l'artefice. Pietro Rampulla è stato condannato all'ergastolo per la strage di Capaci nel 1997 e da quel momento il comando della famiglia di Mistretta passa a suo fratello, Sebastiano Rampulla, detto Zuastiano. Negli anni ha allargato la tela dei rapporti del mandamento di Mistretta, tessendo una tela fitta con i barcellonesi di Pozzo di Cotto, definita la Corleone messinese. Provenzano e Santapaola, come ha raccontato il pentito Antonino Gioffré, lo tenevano in grande considerazione. Lo spessore criminale di Zuastiano è di tutto rispetto e le sue radici partono dagli anni '80, quando fu condannato a 14 anni per il tentato omicidio dei fratelli Vincenzo e Sebastiano Santarello. Nel 2005 è stato riconosciuto come vertice di Cosa Nostra sull'intera provincia di Messina. Le estorsioni erano il suo forte, dove spicca l'Ira Costruzioni, ditta che eseguiva i lavori della linea ferroviaria Messina-Palermo, dove, nella tratta di Barcellona, era costretta a versare a Rampulla 300.000 euro ogni mese. Quel territorio, al quale lui stesso definiva il territorio della provincia di Messina, una sua pentola, e per attingerci si paga. Ma non era solo questo, ovviamente, la sua organizzazione, ma anche rapine, omicidi, gioco d'azzardo,
L'organigramma della mafia messinese lo vedeva come esponente di spicco al fianco dei barcellonesi Giuseppe Gullotti e Salvatore Sem di Salvo, Cesare e Vincenzo Bontempo Scavo di Tortorici, Sebastiano Bontempo della Cosca dei Badanesi e Carmelo Armenio di Prolo. Si arriva anche per lui alla condanna all'ergastolo per la strage di Capaci, che lo vedeva a fianco del fratello Pietro. Proprio Zuvastiano avrebbe procurato il tritolo e confezionato l'ordigno. Il suo ruolo in Cosa Nostra è sempre stato rilevante. Di lui si parla nei pizzini ritrovati nel covo di Bernardo Provenzano. Grazie di avermi seguito. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale per non perderti nessun video. A presto!